Cari amici del canale, questo è il video numero 2 di questa playlist tanto attesa sulla 24 volt. Ragazzi, l'ho detto nel video numero 1, andate a vedere tutte le playlist perché in ordine cronologico ci sono proprio tutte le installazioni. Allora, la 24 volt è una via di mezzo. Perché uno sceglie una 24 volt? È determinato fondamentalmente dalla potenza. Se ho la 12 volt posso fare camper, posso fare una casa modesta con luci, frigorifero, la lavatrice, però quando cominciamo a consumare energia, abbiamo anche un'asciugatrice o abbiamo una pompa di calore, allora è meglio spostarsi sulla 24 volt. Ecco il motivo per cui si arriva alla 24 volt. Si spende il doppio nelle batterie, ma si spende la metà rispetto alla 48 volt. Questo è un altro motivo, perché la 48 volt poi alla fine è l'impianto definitivo che possiamo veramente creare per alimentare tutta casa nostra, compreso riscaldamento e quant'altro. In questo video che cosa vedremo? Vedremo l'impianto funzionare, ovvero nel primo video abbiamo parlato di batterie, di montaggio, di compressione. Non vanno compresse come le litio, ma vanno chiuse le batterie al piombo per evitare una dilatazione. Batterie molto buone, sono batterie per muletto. Ebbene, in questo video vedremo l'installazione completa di batterie, inverter e delle barre di connessione. È un video che arricchisce come al solito di dettagli per dare la possibilità a tutti voi di produrre energia. Ragazzi, questo canale, lo sapete, non vuole fare solo impianti mega galattici, ci sono anche questi, però la mission, aiutare chiunque a produrre la propria energia elettrica, si rivolge a tutti, e quindi anche gli amanti della 24 volt in questa playlist avranno la loro soddisfazione. Chiedo scusa se tra il video numero 1 e il 2 ci ho messo un po' di tempo, perché le cose da fare sono tante, però adesso sarò più rapido, e il video numero 3 vedrà altri dettagli, altre aggiunte, altre cose che si sommeranno, perché anche questa playlist sarà completa di tutte le cose che servono, di tutti gli accessori, di tutte le cose belle, anche non fondamentali, ma che possono essere utili. Ebbene ragazzi, buona visione. Ebbene, partiamo in quarta con la realizzazione del pannello sul quale poi saranno montate tutte le varie apparecchiature gradualmente nella playlist e nei vari video. Una cosa fondamentale per tutti gli amici voi del canale: se utilizzate il legno dovete anche un attimino proteggerlo. È vero che, diciamo, l'incendio di una superficie così piccola di legno è abbastanza raro, però è possibile. È per quello che consiglio sempre, come ha fatto Luigi, come ha fatto anche Daniele, gli amici del canale, di verniciare il legno con una vernice che sia ignifuga. Ebbene, ci sono tante vernici atte a proteggere il legno dal fuoco, ma vi ricordo che sotto la vernice c'è sempre comunque il legno, quindi in realtà la protezione è una protezione dall'alta temperatura più che da una fiamma diretta. Ebbene, ci sono anche le vernici spray alta temperatura. Queste servono a verniciare stufe a pellet, stufe in ghisa, tubi dove c'è l'alta temperatura, ma l'alta temperatura scorre dentro. Non bisogna pensare che queste vernici ad alta temperatura siano idonee là dove c'è una fiamma. Ecco perché, se verniciate un legno con queste bombolette, sappiate che sono vernici che resistono all'alta temperatura, ma non sono considerate vernici ignifughe. La vernice ignifuga la trovate qua nel link, dato che costa veramente tantissimo. Per me è un costo spropositato, ma ve lo devo dire che esiste. Ebbene, se siete un po' di amici, vi mettete insieme, perché con questa quantità che vendono riuscite veramente a fare 10-15 pezzi di legno protetti dalla fiamma, e questa protegge dalla fiamma. Se no, potete utilizzare, come ho detto, la vernice ad alta temperatura spray, di cui c'è anche il link qua sotto, però vi ho spiegato qual è il corretto utilizzo, quindi è un ripiego. È sempre fai da te, quindi valutate voi sempre che cosa fare, e i prodotti che trovate, lo sapete che su questo canale propongo prodotti che sono anche a volte economici, che sono dei ripieghi, proprio perché non voglio che realizzate la vostra corrente ad altissimi costi, ma sempre con la sicurezza. Quindi attenzione al legno. A volte è anche meglio creare gli impianti a muro, in modo che ci sia una protezione superiore. Insomma, il muro con eventuali surriscaldamenti eccetera resiste a temperature molto molto più alte. Ebbene, anche quando utilizzate i quadri e quant'altro, ci sono plastiche
più o meno ignifughe. Vi faccio un esempio: tutti i quadri elettrici che utilizziamo noi sono di ABS, ebbene quelli pigliano fuoco che è un piacere. Quindi quando si dice a volte accusando, perché sapete che sul web c'è anche tanto perditempo, no? Usi il legno, si brucia, sì, ma tutti i quadri elettrici bruciano, sono di ABS, a meno che non compriamo i quadri elettrici, quelli ignifughi, che purtroppo costano. Andate a vedere e poi me lo dite nei commenti. Quindi l'equilibrio e l'autogestione in sicurezza è fondamentale. Passiamo alla realizzazione del pannello e dopo andiamo avanti con i vari step. Questa è la tavola di legno che ho scelto io, la misura è 70x60, è una tavola da 1 centimetro e poi ha un profilo che rinforza tutta la tavola di contorno, in modo che mi rimane distanziata dal muro senza utilizzare un compensato troppo diciamo di spessore troppo alto. Adesso procedo a una verniciatura antifiamma in modo che rimanga protetta da un eventuale surriscaldamento. Dopo aver verniciato con la vernice ignifuga questo pannello, provvedo ad attaccarlo alla parete. In questo modo si crea e si capisce subito un pannello di connessione totale dove ci va attaccato tutto, e sotto ci sono le batterie al piombo che sto utilizzando per questa 24 volt della forklift, il pannello laterale e questo bestione arancione da 24 volt 3 kW. Iniziamo adesso il montaggio. Questi sono i busbar che la Mani ha proposto per prima sul mercato e sono molto interessanti perché sono 20x2 in rame lamellare, quindi molto conduttivi e dissipano anche in maniera eccezionale. Ho scelto questi perché sono esattamente della stessa portata degli altri conduttori già presenti sulla batteria al piombo. Quindi andiamo a posizionare questo, che è di rame, che è buono, esattamente sul polo negativo. Iniziamo da qui per proseguire su tutto il nostro pannello con tutti gli altri componenti. Ebbene, questo l'ho già preparato, come vedete, piegato, e proprio questa è la funzione di questi busbar. E con un foro migliorato, ovvero da 10, posiziono il primo busbar. E ragazzi, vi ricordo sempre, quando montate questi prodotti, di fare attenzione a non fare cortocircuiti. Ecco perché ho messo una protezione sul polo positivo. A questo punto chiudiamo il busbar nella sua posizione originale. Ho messo chiaramente una rondella di blocco e questo è il primo step. Attenzione, se usate busbar rigidi dovete fare in modo che la batteria sul muro e sul pannello sia un tutt'uno, perché non possiamo permettere assolutamente che questa batteria vada a muoversi rispetto a questo pannello con un busbar rigido, se no andremo a incrinare i contatti piuttosto che qualcosa qui sul pannello. Andiamo avanti. Era ovvio che volessi spendere due parole anche sui busbar. Avete visto l'ultimo video che ho fatto sui busbar? Spiega che il busbar ideale, unico, non esiste, perché ogni busbar deve soddisfare un'esigenza dell'impianto, ovvero che tipo di batterie, che inverter, che cariche ho, pesanti oppure solo lampadine 12 volt. Ebbene, ho scelto questo busbar della Mani in rame lamellare perché ha una conduzione eccezionale ed è un 20x2 mm. Perché? Perché ragazzi non siamo più sulla 12 volt, nella playlist della 12 volt ci voleva roba un po' più consistente. Perché? Perché più alziamo le tensioni e più queste trasporteranno in maniera leggera gli ampere. Vi faccio un esempio velocissimo. E abbiano pazienza quelli che sono extra competenti. Se io devo trasportare a 12 volt 100 ampere e quindi utilizzo un busbar di una certa dimensione, ebbene a 24 volt il busbar può essere la metà, a 48 volt un quarto. Ecco che le tensioni del nostro impianto vengono scelte anche in funzione della potenza utilizzata per ridurre anche dimensione dei cavi e quant'altro. Qui ho detto una cosa in questo spezzone che avete visto molto importante: se decidete per le barre, per i busbar, ricordatevi che tutto deve essere fissato. Non possiamo lasciare una batteria mobile, un busbar rigido
che poi va in caso di movimento a flettere e a rovinare i contatti e quant'altro. Quindi se avete una certa, ad esempio su camper e quant'altro, se non abbiamo fissato tutto alla cellula, ebbene dobbiamo usare cavi che hanno una loro flessibilità. Guardate, se siete interessati a ulteriori dettagli, anche il video proprio che parla dei bus bar, quale tipologia. Quindi non esiste, quando sentite sul web il mio bus bar è il migliore, io ho costruito questo, adesso non mi vengono neanche i termini, tanto che questa frase sia assurda. Ragazzi, nell'energia alternativa la cosa migliore non esiste. Esiste la cosa migliore che ho trovato adesso per questo scopo, ma è modificabile, implementabile, migliorabile, perché qua tutti collaboriamo per lo scopo comune che è produrre la corrente. Andiamo avanti, scusate se mi sto dilungando nel sociale. Posizioniamo ora il fusibile. Ho scelto per questo impianto un classico ANL, sono molto semplici, economici, ma per un impianto così semplice non mi va assolutamente di spendere per fusibili belli, professionali, ma che costano anche 80, 100 e 120 euro. Allora, qui posizioniamo questo ANL con rondella spaccata e il suo dado. Vi ricordo che il fissaggio adesso lo sto facendo solo sulla parte inferiore, dato che sopra ci va ancora il cavo. Questo è un 500 A. Perché 500 A? Il fusibile non va calcolato per cosa ci sarà sopra, cioè l'inverter e gli utilizzatori, ma deve proteggere la linea. Quindi un 500 A in caso di cortocircuito per questa linea esplode subito, quindi protegge, ma nel contempo la dispersione è molto bassa. Questo qui da 500 A deve proteggere il cavo, cioè la linea del cavo madre, è qui che protegge il cortocircuito. Ogni apparato poi connesso avrà un suo potenziale fusibile dedicato. Colleghiamo ora lo stacca batterie, vi ricordo che ci sono tante tipologie di stacca batterie, l'importante è che i contatti siano conduttivi, ovvero di rame piuttosto che di ottone. Tenete presente che io preferisco quelli di ottone in quanto quelli di rame si conducono di più, ma sono anche molto più malleabili e il rischio di sfilettare, di spanare è reale. Mettiamo il busbar. Qui ho preparato il foro da 8, quindi con rondella spaccata e il suo dado. Una volta fissato, questo sarà la sua posizione. Ve lo faccio vedere meglio così. Posizione definitiva. In questo progetto ho deciso di proseguire oltre lo stacca batterie con una barra di rame. Questa è uguale al busbar, cioè una 20 x 2 mm, che per la 24 volt va bene, sono 40 mm quadri di cavo, chiaramente su 3 kW massimi, ma che non devono essere assorbiti ovviamente in continuo, se no dobbiamo accrescere le misure di questa barra. Possiamo fare una 30 x 3, possiamo fare una 20 x 5. Ebbene, questa barra sarà fissata direttamente sotto al bestione arancione. In questo modo facciamo una connessione di una certa tipologia con barra che scenderà, ovviamente poi andremo come dico sempre a lucidare tutte le superfici di contatto e scenderemo direttamente fino allo stacca batterie. Procediamo con questo lavoro, dopodiché vi faccio vedere il lavoro finito sia sulla barra negativa, che è questa, che sulla barra positiva che sarà affiancata. In questo modo avremo le due barre già pronte per essere barre equipotenziali. Questa è la prospettiva del polo negativo rispetto alle batterie. Qui abbiamo la connessione con la barra. Ovviamente quando ci sarà anche la barra positiva affiancata a questa, il tutto dovrà essere isolato, non possiamo lasciare le barre metalliche così a vista perché chiunque appoggiando una chiave inglese potrebbe fare un cortocircuito.
Anche qui due parole velocissime sulle barre e le connessioni esposte, dobbiamo sempre proteggerle, è fondamentale. Io ho detto nel video una chiave inglese che viene appoggiata, ma può essere anche un bastone metallico che cade dal garage dove l'abbiamo posizionato, un bambino che giocando a un oggetto metallico e si avvicina lì. L'accesso dei bambini alle zone dove abbiamo i nostri impianti dovrebbe essere rigorosamente proibita, e anche degli animali, perché potrebbero far cadere oggetti. Ecco perché tutte le barre, tutti i cavi, tutte le connessioni vanno protette. La batteria che avete visto della forklift ha i contatti completamente rivestiti di gomma, e questo mi ha agevolato il lavoro. Nei prossimi video vedrete anche la copertura delle barre e tutti gli accessori che saranno man mano sommati e ben spiegati nella playlist. Andiamo avanti. Per coloro che mi hanno chiesto nei messaggi come si piega in maniera così perfetta a 90 gradi una barra di rame, ebbene ragazzi, qui vedete che ho messo la 20x2 all'interno di una morsa ben stretta, dopodiché si fa qualche giro con il cosiddetto nastro maschera, vedete, nella zona inferiore, e si sale leggermente, questo per evitare di rovinare il rame, no? Quando abbiamo fatto 6-7 giri così, schiacciamo. Questo si può fare ovviamente con barre fino a un massimo di 3 mm, perché sennò diventa molto difficile. Poi cosa si fa? Mentre si spinge verso la zona che vogliamo appunto piegare, andremo a martellare con una mazzetta non troppo grossa. Adesso vi faccio vedere come diventa un discorso veramente rapido e la piega è veramente perfetta. Così. Non c'è bisogno di picchiare in maniera forte. Adesso sgancio dalla mola. Guardate, la piega è perfetta. Vedete? Chiaramente adesso togliamo il nastro. Questo ragazzi è il fascino delle piombo. Con 2 barre di rame abbiamo fatto l'impianto, ragazzi. Guardate qua, polo positivo e negativo che salgono fin sotto l'inverter, affrancati poi in maniera certa qui nei contatti. Ebbene, questo è il fascino del piombo. Chiaramente non hanno le potenze che riescono a scaturire il litio, però coloro che amano impianti semplici e non hanno capacità non devono privarsi della soddisfazione di realizzare il loro impianto fotovoltaico. Qui abbiamo posizionato, come vedete, il fusibile da 500 A, abbiamo stretto tutto in maniera corretta, senza spanare. Vi ricordo che queste barre sono bullonate su piombo, quindi qui dobbiamo stare attenti a non sfilettare, come si dice con il pesce, il piombo. Quindi rimaniamo con questo fusibile da 500 A, questo stacca batteria. Vi ricordo che i 3 kW massimi dei 24 volt non devono essere utilizzati sempre a manetta, perché sennò rischiamo di surriscaldare i vari contatti. Questo è un impianto normale, un impianto che possiamo usare in casa, 500, 400, 200 watt, poi arriviamo a 1200 con la lavatrice. Insomma, è un impianto modesto ma già di fascia media, perché non è la 12 volt, siamo passati alla 24, ok? Ebbene, 2 parole anche qui su questo argomento molto delicato, ragazzi. Vorrei aiutarvi a riflettere, vorrei anche le vostre opinioni qua sui commenti. È meglio un impianto litio ferrofosfato per sicurezza ovviamente, o piombo? Ma no Gianni, oramai le piombo sono superate, ma chi lo fa più? Vedete su Facebook circolano ancora offese, situazioni continue di questo web oramai corroso. Io invece vi ringrazio perché su questa, in casa mia, qua su YouTube, siete tutti invitati nella maniera che ho scelto e che avete gradito, cioè con rispetto collettivo. Ora, la domanda che voglio farvi è questa: ma un ragazzo che vuole farsi l'impianto e non è capace, la parola BMS, bilanciatore attivo, le connessioni, i test, non sa neanche di cosa stiamo parlando, ha il diritto secondo voi di crearsi un impianto? Per me sì. È per quello che qui ci sono le playlist, anche c'è la playlist impianto economico semplice con batterie della macchina usate, anche per chi non ha disponibilità economiche. Ebbene, il rispetto degli altri è una caratteristica fondamentale di questo canale. Tutte le strumentazioni atte alla produzione dell'energia
qui sono gradite se sono realmente non pericolose e se non inquinano. Ecco perché parlo sempre di sole, vento e acqua. Ora, le piombo hanno una caratteristica, lo vedrete adesso nelle ultime immagini di questo video, sono semplici ragazze, le prendo, le unisco, attacco due cavi, un fusibile, uno staccabatterie e io ho corrente in casa. Ci attacco i pannelli in parallelo, se non ho ombre anche senza diode di blocco e ho la corrente in casa. Metto sul balcone 4 cose e riesco a far andare il frigorifero o l'antifurto o le luci a bassa tensione 12 volt. Sono soddisfazioni, sono piccoli risparmi, ma possono diventare nel tempo cultura e quindi quando cambio casa mi trovo già preparato. Grazie Gianni, grazie al canale, grazie ai vostri commenti, alla vostra partecipazione e realizzo l'impianto. Ecco perché è ovvio che sono più potenti le litio ferrofosfato di molto, circa 5 volte, pesano 5 volte meno, la densità energetica di una piombo è intorno ai 40 watt al chilo, la litio ferrofosfato è 170-180 watt al chilo. Ma ragazzi, allora le Li-ion che sono 220-250, dipende dalla tipologia, 250 watt al chilo, no, allora le litio ferrofosfato basta, non le uso più, uso solo le Li-ion. Sì, ma sono delle bombe atomiche pericolosissime. Allora bisogna bilanciare il nostro impianto in funzione di capacità, in primis, per la sicurezza, possibilità economiche, in secundis, perché non vogliamo guastare la famiglia, l'equilibrio che abbiamo sulle spese perché abbiamo lo sfizio da toglierci e in 100 mi hanno detto ma no, le piombo non servono più a niente. Dobbiamo andare con cautela. Questo è un messaggio che voglio dare a tutti coloro che peccano di esuberanza. Bisogna avere il rispetto degli altri e penso che voi cari iscritti a questo canale l'abbiate ampiamente capito e del quale vi ringrazio costantemente. Andiamo avanti con le ultime immagini. Ebbene ragazzi, adesso non ci resta che accendere l'impianto. Qui abbiamo tutto pronto con le barre che salgono. Cosa facciamo? Semplice, giriamo la manovella dello staccabatterie su on. Qui abbiamo dato energia al nostro inverter e adesso ci posizioniamo qua di fianco e l'interruttore si trova qua sotto a sinistra. Lo accendiamo e vediamo. Questo è un momento topico, un momento di entusiasmo, nel senso che tutti voi quando avete realizzato un impianto in questo momento avete per i nuovi un po' di titubanza, un po' di paura, non sapete cosa può succedere e questo me l'avete scritto spesso nei messaggi. Gianni, avevo paura a tirare sull'interruttore, poi alla fine mi sono preso coraggio e tac, ho acceso e tutto ha iniziato a funzionare. Questo è il classico suono di verifica. Avvicino intanto un attimo anche la telecamera. Qui abbiamo la tensione della batteria 24,7 volt, 2,29 l'uscita, abbiamo la connessione batteria verso l'out, cioè verso la rete nostra, verso casa, e quindi direi ragazzi che sta funzionando tutto a meraviglia. Ragazzi, questo è il momento più bello, me l'avete descritto in 1000 modi, Gianni avevo paura, io non volevo, ho detto a mia moglie accendi tu, bravo, complimenti. Allora, è il momento più bello perché tac, fatica, abbiamo segato le barre di rame, abbiamo preparato i pezzi di legno, abbiamo unito le batterie, abbiamo visto 100 video sul canale di Gianni per seguire le playlist. Alcuni amici mi hanno detto Gianni, io le playlist le guardavo come se fosse una routine e prendevo appunti, cioè avete fatto dei giornali, eppure poi tic e tutto funziona. È una cosa bella, una cosa piacevole, che sia un impianto piccolo o il mega impianto è sempre piacevole. Vi lascio all'ultima immagine e dopo passiamo velocemente e brevemente ai saluti ragazzi. Chiaramente ragazzi ho preso questa tavola di supporto così grande non certo per farvi vedere le dimensioni o perché volevo sprecare un po' di legno, ma perché qui saranno posizionati tutti gli apparati che servono per realizzare una 24 volt completa, molto completa. Quindi seguite questa playlist perché come tutte le altre, sulla 12 volt, sulla 48 volt, anche questa sarà arricchita da tutti i componenti che servono per un impianto veramente completo. Ebbene, quest'ultimo spezzone ha chiarito ogni cosa su questa playlist. C'è spazio per tante altre cose, alcune le ho proprio esposte qua
proprio a farvi capire che questa playlist non sarà abbandonata a se stessa e non è una periferia del canale, ma anzi sarà in prima linea come tutte le altre, la 12, la 48 ed ecco finalmente una 24 completa e significativa. Passeremo anche le litio, ferrofosfato, passeremo alle tante sorprese che vi aspettano su questa playlist. In un certo qual modo voglio anche rimediare perché l'ho trascurata e tanti amici del canale che hanno un impianto medio, che vogliono un impianto medio, sono rimasti un po' indietro. Ecco perché correrà più velocemente delle altre, proprio per la soddisfazione e perché capiate che ci tengo veramente a tutte le tipologie di impianto. Bene ragazzi, io vi rinnovo, se questo video vi è stato utile, se avete ben capito cos'è la 24 volte, se vi piace questo impianto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi a questo canale e ragazzi ci vediamo al prossimo video, tante sorprese.